Porsche, McLaren, Lamborghini, Aston Martin. Siamo a Monte Carlo? No! Ci troviamo a Hockenheim, in Germania, per l'ultima tappa del campionato Midget Italia 2023. E questo weekend il circuito ospiterà una tappa del Fanatec GT World Challenge. Ciò significa solo una cosa: decine di migliaia di spettatori, molti dei quali in possesso di cappellini e magliette con un familiare numero 46. Esatto, Valentino Rossi sarà a pochi metri dalla nostra tenda. Ma non finisce qui. Oltre alle GT3 correranno anche le GT4 e le McLaren Trophy Europe. Dal calendario degli eventi si prospetta un weekend incredibile. E quindi diamo inizio alle danze. Se Danilo va sul podio nudo. Sicuro? Sottoscrivo, prendete? Firmo. L'ha detto, è firmato da due telecamere. Lo giuro. Dopo che ha detto che lui è il main event, ha detto tutto, possiamo andare. Ciao. Io non ho mai forzato un giro, non ho mai forzato, perché la macchina era imprevedibile. Una volta lungo, una volta bloccava, una volta saltellava, in trazione uscendo dal lento sembrava di essere su un tappeto elastico, boom, 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 boom. Può essere che sia storto qualcosa anche a questo punto. Raga, come si mette il bilanciamento tutto avanti? Allora, primo problema, è come se ci fosse qualcosa di molle o sullo sterzo o su qualche geometria, non so, perché a volte ho il volante così, a volte ho il volante così. Aspetta, poi, secondo problema, vibrazione clamorosa in rettilineo. Allora, discorso del saltellamento, io non so da dove arrivi, se arrivi da un cerchio, l'albero sbilanciato, un qualcosa che si è smollato per cui c'è del gioco, però per evitare che saltelli cosa devo fare? Arrivo, freno, scali la marcia e ok, scali la marcia, ok, scali la marcia, cioè minchia, devi fare attenzione a ogni marcia che butti giù, che il posteriore non si stia muovendo, perché sennò si innesca quel saltellamento che è la fine. Quindi è molto difficile controllare una frenata così. Non è mai stata così difficile sta macchina.
sciando il tuo focus è sul carico sull'anteriore e sentire il carico davanti di gira. Mentre stai guidando una macchina a corsa, su cosa ti focalizzi nell'esercizio? Teoricamente la stessa cosa, cioè sentire il davanti carico che ha grip e poi quando inizi a rilasciare. Ok, la curva non deve più diventare un qualcosa per cui tu vai a cercare il grip sul davanti, ma diventa un qualcosa per cui tu vai a cercare di far scomporre un po' il dietro. E quello che tu devi sentire è l'anteriore attaccato a terra, sì, ma il posteriore che quasi vorrebbe andarsene. Questo vuol dire che tu stai inserendo col giusto carico sul davanti e il posteriore che lo segue, cioè si dice devi cercare di far ruotare la macchina. Ecco qua, signori e signori, quella situazione di merda in cui non sappiamo che gomme montare perché un secondo c'è il sole e un secondo dopo piove. Situazione di merda. Settimo tempo. Davvero? Sì. Ok, il momento di dare tutto sul giro secco. 15 minuti, solo 15 minuti per tirare fuori il meglio da me e dalla macchina. Mi lancio abbastanza bene e fortunatamente riesco ad arrivare in curva 1 con una decente velocità che provo a tutti i costi a mantenere. Giro largo e sfrutto tutto il cordolo, stando però attento a non prendere il cordolo di traverso perché qui è facilissimo rompere. L'uscita non è male e adesso arriva la prima staccata dove però sappiamo di dover frenare con tanta cura per evitare il saltellamento di cui abbiamo parlato. Forse qui ho frenato anche un po' troppo e adesso mi trovo con un leggero sottosterzo che inevitabilmente in uscita diventerà sovra, il che significa una sola cosa: non potrò portare molta velocità sul rettilineo. La macchina davanti tra l'altro è anche troppo lontana, quindi da qui la scia non si sentirà e quindi niente, il giro è appena iniziato ma dobbiamo già recuperare. Mi tengo tutto all'interno, stretto per fare meno strada possibile e trovarmi già in traiettoria per la staccata di curva 5. Il tornantino, dove nelle ultime fasi di frenata la macchina si mette a saltellare, perdo una vita, qui perdo veramente un'eternità. La velocità in uscita tutto sommato non è male, ma ormai il danno è fatto. La macchina è veramente molto difficile da gestire in staccata e io ancora purtroppo non ho ben capito come fare. Però restiamo concentrati perché resta ancora metà giro. La 6 si fa in pieno e poi ci sono le Porsche, dove anche qui la macchina, che palle, si scompone ancora moltissimo in staccata. Nel correggere mi porto fuori linea, se no l'avrei lanciata, e quindi ancora un errore molto grande. Anche qui si usa tutto il cordolo per arrivare al motodrome, che tutto sommato nel complessivo non è neanche uscito poi così male. Manca solo l'ultima sequenza, la 11, la 12 e la 13. Imposto discretamente la 12 ma forse con una linea leggermente troppo stretta e mi trovo con un filo di sovra in uscita. La 13 va bene ma il giro è ampiamente sotto le aspettative, non so veramente che cosa dire. Sapevo sì che avremmo fatto fatica ma mai e poi mai avrei pensato così tanta. È assurdo passare da una solida, molto solida oserei dire, 7ª posizione sul bagnato a un non so neanche quanto sull'asciutto. Cioè, è vero che sul bagnato i problemi della macchina si sentono meno e quindi riesco ad andare forte, ma sull'asciutto è veramente complicatissimo. I miei errori di guida vengono amplificati 100 volte da una macchina difficilissima da gestire. Qualifica di merda. Quant'è che ho finito? 20, 21? 19.
Io arrivavo lì con 3, 4, 5 decimi di vantaggio, bloccavo il posteriore, saltellavo come un dannato, non entravano le marce e lì perdevo 7 decimi, 8 decimi. Avrei fatto comodamente mezzo secondo in meno. In ogni singolo giro, o lì o alle Porsche, perdevo i 7 decimi con cui arrivavo di vantaggio. Sono le uniche due staccate. Se ripenso al Mugello, io lì alla macchina le facevo fare quello che volevo nell'inserimento. Cioè frenavo, precaricavo, a volte magari voleva saltellare, ma era un saltellamento così morbido che io quel saltellamento dicevo ok, adesso la faccio girare questo saltellamento, no? Minchia, qua mi giro io se sa secondo il saltellamento. Cioè, non è che fa questo lavoro qua in volta, no? Boom! E quindi devi correggi e perdi tutta la velocità che pensavi di avere nell'inserimento. Ci siamo raga, qualifica appena finita e sono veramente deluso, incazzato, infastidito perché la macchina oggi non faceva quello che dicevo io, zero feeling, zero sensazioni buone con la macchina, era un continuo remare e fare veramente tanta fatica, e questo weekend si mette un po' storto perché parto 18esimo forse, veramente la qualifica più difficile che abbia mai fatto perché la macchina era imprevedibile e ingestibile, faceva quello che voleva e io non so veramente, non sapevo più da che parte aggrapparmi, quindi niente, è andata così. Allora, lasciato passare il momento tra virgolette di incazzatura, ci siamo seduti, abbiamo provato a capire che cosa fosse effettivamente successo. Vi spiego. Abbiamo ristretto il problema a due cose principali che potevano essere. Uno, il ripartitore di frenata che teneva, che non funzionava. Il problema principale. Vabbè, me stesso, ma quello non importa. Il pilota. Vabbè. Quello fa solo parte della problematica, però siccome il pilota non lo si può cambiare, possiamo cambiare i pezzi della macchina. Allora, uno, ripartitore di frenata che probabilmente non funzionava, il manettino, quello che chiude o apre la ripartizione della frenata, probabilmente era rotto, per cui anche se noi lo giravamo per portare tutta la frenata avanti, sembra che la frenata in realtà rimanesse dietro, per cui si andava a bloccare il posteriore, che innescava un saltellamento nella parte finale della frenata, che innescava una serie di altri problemi, per cui si perdeva un sacco di tempo. Io perdevo 7 decimi in una curva, che è la curva con la staccata più forte. Problema numero 2, soluzione numero 2, le sospensioni. Noi avevamo ancora il pacchetto d'aggiornamento vecchio, l'unica macchina del nostro team con il pacchetto nuovo è la rossa, la 80, che però non ha avuto alcun problema di saltellamento, quindi andando per esclusione abbiamo deciso di sostituire anche le sospensioni e prendere il pacchetto d'aggiornamento nuovo, sperando che queste due cose possano davvero fare un po' di differenza. Ci proviamo. Onesto, bravo. Ciao. A posto, postissimo. Non va il motore. Non va il motore. Cioè, zio, nel guidato, minchia, gli mangiavo in testa. Però appena si vedeva, sul dritto non andava un cazzo. Non so perché. Scorrevolezze, di nuovo motore. Staccate, zero problemi. Sì, era ripartitore o sospensione? Ripartitore. Te lo scrivo col fuoco proprio. Ripartitore perché entrano bene le marce adesso, non saltella. Saltella solo se scali troppo presto. Vabbè, però quello... Devi comunque scalare un po' più tardi, ma appena schiacci giù, la macchina sta lì. Puoi staccare forte. Puoi staccare fortissimo. Poi, tra il braking, minchia, la macchina riesce proprio a farla girare bella di freno, sì. In gara io era come fosse il mio primo turno di prove sulla macchina. Dovevo rimpararla da zero, perché farle libere così, alla qualifica così... Sì, devi cambiare... Ho cambiato tutto. Quindi domani sarò più tranquillo. Bravo. Grazie. Buongiorno, stiamo andando a fare le gare, è domenica, siamo bloccati in ascensore. Io non so che sfiga ha l'aura di questo campionato. Siamo ancora chiusi dentro e siamo qua da 20 minuti. Tirateci fuori, se no non faccio le gare.
Hello. Thank you. Entriamo in ascensore, schiaccio il tasto e l'ascensore fa. Schiaccio il tasto, non succede niente. Inizia a parlare una voce, dice tieni premuto 5 secondi, tengo premuto 5 secondi, non succede un cazzo, ho schiacciato tutti i tasti in ordine confuso. Ho detto magari ho azzeccato la sequenza per sbloccarla. Bello, lo pensano tutti. Passano 10 minuti, chiamiamo l'hotel. No, stiamo facendo il nostro meglio, va bene. Passano altri 10 minuti, richiamo, gli dico Il vostro meglio è un po' lento, però, Dobbiamo essere a Hockenheim tra 5 minuti. Come la mettiamo? No, va. Arriva il tecnico, apre la porta e di quanto eravamo scesi. Bellissimo. Qui c'è sete di vittoria. Voglia di alzare i coppi. No, non c'è passaggio. Abbiamo i muscoli, Se alziamo le coppe ci riprendiamo subito. All-in, ma non è all-in brutto, Ricordati che non si passa, non si vince la gara alla prima curva, alla prima curva si deve essere molto lucidi e basta. Lucidi guardando gli spazi, lo posso fare, non lo posso fare, se lo posso fare lo faccio, se no faccio un curva 2, perché tanto se si struppio ti prendo uguale. Mi addormenterei. Sì, comodo. Ci siamo, gara 2, penultima gara della stagione. Anche oggi partiamo in fondo, però vabbè, fino a qui niente di strano, ormai ci siamo abituati. Ci aspetta una bella rimonta adesso che sappiamo che la macchina è a posto. Quindi occhi sul semaforo e al verde, testa bassa e rimontone. Bene, la partenza è buona, dovrò girare molto largo sicuramente in curva 1 perché il fatto di essere all'esterno non è il massimo, però voglio assolutamente stare fuori dai casini. Un paio di macchine qui già si incastrano, io ne approfitto subito. Prendo tutta la scia della macchina davanti, ma lui non mi sembra molto dell'idea di lasciarmi passare, giustamente. E mi chiude la porta, ma io resto lì, resto all'esterno, passo all'esterno, che però diventerà interno per la prossima curva. Mi tocca frenare sullo sporco e non mi fido a tirare la staccatona, ma in qualche modo riesco comunque a tenerlo dietro nonostante non abbia forzato moltissimo. Vabbè, io qui mi astengo da ogni tipo di commento perché mi ha disintegrato. Nessuna possibilità di tenerlo dietro. Molto bella la battaglia con Malvestiti, che sta fumando un po' troppo, probabilmente causa qualche contatto al paraurti che gli tocca la gomma. Si mette subitissimo in scia e riesce ad affiancarsi a me, che però provo a mettere la settima, che non c'è, quindi niente, resto in sesta. Perdo anche un pochino di velocità, gli lascio la posizione, però mi accorgo di una cosa, perché c'è una gialla lì in fondo e non posso assolutamente sorpassarlo subito, anche se in realtà ho molta trazione, devo quasi tra l'altro frenare per non tamponarlo e dovrò aspettare di passarlo appena finisce il settore con la bandiera gialla.
Vedo Girotti qui purtroppo che si ritira, mi dispiace un sacco per lui, era in lotta per il campionato, stava andando veramente forte, era davanti, ma probabilmente deve aver avuto qualche contatto, mi dispiace per lui. Arriva anche Lambrughi che però ne ha tanto di più, evito di battagliare perché non servirebbe a niente, perderei solo un sacco di tempo, quindi provo a attaccarmi a lui, ma abbiamo un problema. Devo aver esagerato un po' nei primi giri e a questo punto le gomme sono cotte. Wow, madonna, qua l'ho quasi lanciata, che rischio. Ok, Ian, stai calmo, non forzare, respira e prova a vedere se riesce a raffreddare un pochino le gomme. Negli specchietti vedo Jensen che qui in fondo sicuramente proverà a passarmi, anzi non ci prova, ci riesce, mi fa un grandissimo incrocio, ma gli rimango attaccato. Dopo poco lui fa il mio stesso errore, con la differenza che questo è l'ultimo giro. Lui ci riprova un'altra volta alle Porsche, ma va lungo e quindi io incrocio. Lui prova a tenermi lì all'esterno, io non mollo un colpo e ci provo ancora all'esterno. Ma lui resta lì, non mi vuol far passare assolutamente. Non posso però mollare, quindi tengo ancora il piede schiacciato sull'acceleratore, tengo l'esterno, che però al Motodrome diventerà il mio interno, dove riesco a prendermi la posizione di forza e adesso è difesa totale. È difficile passare nelle prossime curve, è vero, ma non posso fare errori e devo difendermi. La 11, la 12 e la 13 le passiamo indenni e quindi resto qui. P13 sudata, mamma mia che fatica. Complimenti, veramente complimenti a Jensen che è stato correttissimo in questa lotta, non vedo l'ora di replicare in gara 4, magari qualche posizione più avanti. Io alla fine ne avevo, però io probabilmente ho spinto troppo all'inizio, proprio cotto le gomme, alla fine non stavo più stare. Tutti però, Tutti? Damiani, gli altri, tutti di traverso andavano, Cioè, okay, no, sì, però su 4 ruote così. Così proprio, ma sì, tu devi faccio vedere io le ultime 3 curve come l'ho fatta. Lì io te lo giuro è stata l'unica volta, penso in tutto l'anno, in cui ho detto non so più cosa fare, se la lancio, la lancio. Olè, gara 2 appena finita, sono contento, molto contento, lo dico perché effettivamente forse più di così non si poteva fare, qualcosina meglio, ma è andata bene, ho fatto dei bei sorpassi, quindi adesso con cuore leggero vi faccio vedere che cosa succede nel nostro box quando non c'è una gara. Qui tutti lavorano, ma guardate la cosa più incredibile, una bisca clandestina all'interno del box. Comunque questi sono i momenti più belli di tutto il weekend, quando le cose sono, diciamo, non drastiche, quando il weekend è una fase di costruzione e non di riparazione di quello che, di tutti i danni successi prima. Stanno tutti bene, sono tutti felici, si gioca a carte, i meccanici lavorano, questa è la parte più bella del weekend. Grande gara. Eccolo. Abbiamo fatto tutte e due una bella rimonta. Abbiamo fatto una bella gara. Bella gara. Comunque a una certa ti vedevo lì davanti, eri un secondino e mezzo, ho detto madonna vado a prendere Paparusso adesso, poi purtroppo ho avuto dei problemi tecnici di surriscaldamento gomme. Però ero lì, ho detto ma se lo vado a prendere quanto gli rompo i coglioni finita la gara. Ma io Arrivo dopo. Io pure avevo un problema di gomme, guarda, gli ultimi giri è stato remare. Arrivo in gara 4, tranquillo. Ti aspetto. Va bene così. Sono di fianco al mio amico Paparusso. Va bene. Ci diamo una mano, se possibile. Carico, non pensare troppo, pensa a quello che devi fare. Sì. Gara 4, l'ultima gara dell'anno, e lo dico non a cuor leggero perché mi dispiace davvero tanto. Parto P13 vicino a Paparusso e ci daremo una mano se possibile, ma al momento il mio unico focus è portare un buon risultato al team.
Abbiamo riguardato gli onboard e notato alcuni errori di guida che però non voglio assolutamente replicare in gara e farò del mio meglio per non commettere questi errori. Sento di poter andare forte, quindi al verde diamo il via all'ultima gara della stagione. La partenza è buonissima, in curva 1 come al solito andiamo tutti larghissimi, ma ci sta, non si vince la gara in curva 1, va bene così. Recupero una posizione e resto attaccato al gruppone che rimane sempre molto compatto, questo va bene perché vuol dire che si potrà combattere molto. La scia però qui sarà fortissima e adesso è fondamentale sfruttarla al meglio. Riesco addirittura ad affiancarmi a Damiani, ma non voglio in alcun modo forzare, la gara è lunga. Devo ragionare, devo fare le cose con calma, con i miei tempi, lascio tantissimo spazio davanti, provo a infilarmi all'interno, lì davanti però sono in 4, vedo che si toccano, io provo a stringere il più possibile per evitarli, ma che palle, non ci riesco, non sono riuscito a evitarli, ho toccato Forenzi. Però ok, la macchina sembra a posto, sembra tutto abbastanza a posto, P8, teniamo duro. Oh, cos'è stato questo strattone? Non capisco. Sicuramente avrò qualche danno sull'anteriore, immagino il paraurti, non vorrei che qualche detrito forse sia entrato nel freno, speriamo che la macchina freni, però mi rendo conto che non so che cosa abbia la macchina, se lo sapessi, se avessimo la radio potrei chiederlo una volta passato sul dritto per chiedere insomma se perdo olio. Dietro non vedo fumo, però onestamente non mi fido, non me la sento a proseguire perché potrei avere dei danni seri alla macchina e a questo punto ormai la gara è andata, quindi resta una sola cosa da fare ed è riportare la macchina al box e concludere la stagione in questo modo. Non frena più, va a fondo il pedale. No, va a fondo il pedale, non frena più, non mi fido. Abbiamo provato se sono cartocciati. Lì non ci è andata così. Grazie a tutti. Grazie. Finisce così la stagione, più o meno come era iniziata, con tanto dispiacere. Forse però questa volta un po' di più, perché sappiamo che avremmo potuto fare un ottimo risultato, soprattutto vedendo com'è terminata la gara. Qualche ritiro e tante battaglie hanno dato la possibilità al gruppone in mezzo di avvicinarsi al podio. Sono sicuro che questa volta avrei potuto regalare al team una coppa. Ma come sappiamo benissimo, con i se e con i ma non si va lontano. Una stagione in cui ho imparato tantissimo, sia come pilota che a livello umano, il che per me è ancora più importante. Un grazie speciale, un grazie veramente enorme va al team, a tutti i meccanici e agli ingegneri per avermi fatto sentire a casa fin dal primo test, per avermi insegnato tanto, per essere stati pazienti, per le notti passate a sistemare la macchina, ma soprattutto per aver creduto in me. Grazie a Concreta, Mottolino, Valtecne, Sertori, Grimaldi, Air System e Heroes Valley per avermi dato la possibilità di vivere questo sogno ad occhi aperti. Grazie ad Alberto che ha sempre, e dico sempre, condiviso feedback, consigli e opinioni con il solo scopo di farmi migliorare. Avere un compagno di squadra così rende tutto molto più semplice. È stata una stagione piena di alti e di bassi e un finale così lascia tanto amaro in bocca. Ma sapete cos'altro lascia? Fame e voglia di riscattarsi. Ragazzi, attenzione, grandissimo colpo di scena, il weekend non è finito, c'è una borsa abbandonata lì, ci sarà dentro 1 milione di euro o una bomba? Salvatore jetzt mag beides schaffen, das weiß ich nicht.